Nome, Giorgio, età, 19. quali sono i tuoi hobby? I miei hobby sono tennis, sim racing e video editing. Visto che sei un editor, facci vedere due brevi clip di cui vai particolarmente fiero. Guardatela adesso. Com'è nata la passione per il sim racing? Allora, la passione del sim racing è iniziata da quando ero piccolo, che ho iniziato a gareggiare sui kart, quindi automaticamente mi è scattata quella passione che è per il motorsport. Poi di conseguenza la passione della simulazione me l'ha tramandata mio padre, quindi diciamo che unendo le due cose ho costruito il mio primo simulatore di guida, che era con un G27, comunque un volante di prima fascia, e piano piano con il tempo, durante questi anni, ho avuto modo di investire in quello che è questo mondo che sta crescendo sempre di più. Da quanto tempo lo pratichi in maniera competitiva? Allora, in modo competitivo lo pratico dal 3 settembre 2018, se non ricordo male, con Notorious Legion, che è stato il primo team e-sport che mi ha contattato e mi ha preso nel team. Questo team in particolare mi ha cresciuto molto riguardo alle esperienze, che sono state fantastiche, mi hanno fatto viaggiare per eventi come ad esempio è stato il Luca Comics, dove ho potuto affrontare quella che è stata la mia prima on-site, che in pratica è un evento, una competizione fatta in LAN praticamente, perciò tutti uno a fianco all'altro, e in quella competizione sono riuscito ad arrivare secondo e da lì è stato tutto un crescendo. Ok, hai di fatto anticipato un po' una delle domande successive, perché volevo sapere se hai delle società, o hai avuto o hai tuttora delle società di esports che ti affiancano in questa avventura, e se sì, quali? Una è Notorious, ma so che nel corso del tempo c'è stato un cambio, parlaci di questa cosa. Esatto, nel corso di quest'estate purtroppo io e Notorious Legion abbiamo dovuto dividerci per questioni comunque maggiori, quindi in questo caso è intervenuto un altro team in cui sono tuttora, il GTVR Team, per cui sono davvero grato di essere dentro perché è un team specializzato nel sim racing dove ci sono oltre 50 piloti tutti competitivi in cui ci aiutiamo tutti a vicenda e la differenza in qualità di prestazioni c'è stata sia nel campo che nel come mi sento io nelle competizioni, e lo spirito di squadra è qualcosa di stupendo in quel team, quindi davvero ci tengo a ricazzarvi a tutti se mi state guardando, perciò mi sto trovando benissimo con loro in questo momento. Bene, bene, manderemo il link di questo video a tutto il tuo team. Stai anticipando un sacco di domande, però me la gestisco bene comunque. Su quali giochi gareggi? Allora, io adesso gareggio su Assetto Corsa, che è un simulatore prodotto da una casa editrice italiana, quindi a tutti gli effetti un gioco italiano fatto come si deve. Poi ultimamente hanno sviluppato un nuovo gioco che si chiama Assetto Corsa Competizione, che è basato sulle GT3, che sono le macchine a ruote chiuse, dove probabilmente le prossime competizioni LAN si svolgeranno lì, quindi mi sto già inventrando ad allenarmi in quel simulatore e principalmente sono questi due simulatori su cui mi concentro maggiormente. Come ti prepari per una gara? Allora, innanzitutto, prima di una gara c'è un allenamento intenso che può passare dai 100 ai 1000 giri. Diciamo che io in media faccio dai 200, 300, 400 giri per circuito in cui alleno due cose principalmente, la qualifica e il passo gara. Perché come sapete in una gara, prima di iniziare una gara, c'è una qualifica che decide la griglia di partenza. Tu perciò ti alleni ad allenare il miglior giro sul circuito con benzina scarica, ovvero qualche litro che ti serve a fare 3 giri, ad esempio 4. Poi principalmente si allena la gara, quindi si allena anche un altro tipo di setup. Riguardo ai setup, ci si allena con il team per costruire un setup meccanico dove si gestiscono sospensioni, ali, pressioni, eccetera, per far andare la macchina ancora più veloce. Questo
processo è uno dei più lunghi, che però giustamente è molto importante proprio perché il setup penso sia una delle basi più importanti di un allenamento, perché ti porta a una gara con una certa fiducia, una certa velocità che puoi costruirti solo tu stesso. È un processo che si porta a termine facendo appunto giri su giri. Quanto contano la preparazione fisica e l'aspetto mentale? Allora, la preparazione fisica è molto importante proprio perché noi piloti siamo sottoposti a, non diciamo le forze di un pilota vero, però comunque dopo 2 ore diventa pesante e si suda anche, sembrerà assurdo in un videogioco così si suda anche, e proprio perché siamo sottoposti a una forza che è quella del volante o quelle dei freni, dei pedali, che dopo 2 ore che fai movimenti comunque di braccia sforzi molto, nel mio caso i polsi che sono meno rafforzati, e proprio per questo si cerca di andare in palestra e di migliorarsi anche sotto quell'aspetto. Anche l'aspetto mentale è molto importante proprio perché ci troviamo a passare 2 ore in una gara con costante pressione e costante ricerca di concentrazione, quindi molto spesso si tende a perderla questa concentrazione proprio a causa della stanchezza o di vari fattori che inducono all'errore. Proprio in questo sport, o in questo gioco, non si possono fare errori, quindi è molto importante la concentrazione, è molto importante saper gestire la pressione, quindi l'aspetto mentale è fondamentale e proprio per questo ci si deve allenare tanto, anche per quello, per avere quella fiducia, quella tranquillità giro per portare a casa il massimo risultato. Sempre parlando di prestazione, quanto conta l'hardware? Allora, l'hardware, specialmente in questo videogioco, conta molto proprio perché se passi da volante a volante cambi totalmente anche il tipo di forza che ti restituisce. Quindi, ad esempio, ho un G29 che è un volante di fascia medio-bassa, comunque nella media, proprio perché è economico e ti permette comunque di fare gare, ti permette di approcciarci bene. Mentre ci sono dell'hardware che costa anche 1000-2000 euro, che ad esempio Fanatec fornisce, che ti restituisce un feedback, delle informazioni che un semplice volante come questo non te le restituisce. Se te prendi magari un cordolo in un certo modo, un Fanatec ti restituisce una certa forza che è più realistica rispetto a un volante più economico. Quindi diciamo che l'hardware è fondamentale, così come anche il monitor e la postazione, è qualcosa che bisogna avere e se riesci ad averlo al top più delle volte migliore. Quanti e quali campionati stai portando avanti ora? Allora, in questo momento sto portando avanti 2 campionati, che è Porsche Cup FC3, gestiti dal portale di esportseries.net. Queste gare sono ogni 2 settimane, ce li ho a 4 giorni di distanza, lunedì e giovedì sera. In questo momento sono primo in classifica nella Porsche Cup. Nell'FC3 purtroppo, a causa di incidenti di cui sono stato coinvolto nei primi giri di gara, purtroppo ho perso dei punti, quindi con una gara in meno sono adesso quinto in classifica con la possibilità di arrivare terzo in fine campionato, e l'ultima gara ci sarà appunto questo giovedì. Che probabilmente ci sarà già stata perché questo video sarà pubblicato un po' più avanti, però se così è vi daremo un aggiornamento in tempo reale. Infatti c'è già stata e dall'immagine potete capire come sia andata. Detto ciò, nell'ultimo anno in cosa pensi di essere migliorato maggiormente e GTVR in cosa ti ha aiutato? Allora, questo momento è molto interessante perché proprio durante quest'anno ho potuto vivere quello che è stato il processo di tutta la mia crescita, e posso dire di essere cresciuto molto sotto l'aspetto mentale, proprio dovuto all'esperienza che ho avuto durante quest'anno di gare con diverse macchine, con diversi scenari, come è stata la Porsche Cup, che sono state tutte gare on site dal vivo, poi ci sono le gare ovviamente online dove sei a casa, e tutte queste diverse esperienze mi hanno cresciuto, e anche specialmente GTVR Team mi ha aiutato, ma in grande modo a crescere anche quello che è stato la costruzione di un setup, lo spirito di team, tutti i consigli che mi hanno dato comunque mi hanno cresciuto personalmente come pilota, e direi che basti come cosa per dire che mi abbiano aiutato abbastanza, e si vede anche con i risultati, perché sono ormai a 4 gare vinte consecutive, con ancora campionati che stanno volgendo al termine, primi in classifica Porsche, quindi
diciamo che le cose stanno andando molto bene e sono davvero grato di essere in questo team per questo motivo. Tanto per cambiare, hai anticipato un'altra domanda, ovvero momento migliore in carriera ad oggi. Il momento migliore della mia carriera direi che è proprio oggi, perché come ho anticipato prima sono a 4 gare consecutive vinte, che in un portale del genere non era mai stato fatto prima, specialmente con 2 macchine diverse, sia coperte che scoperte, quindi è stato un risultato per me alquanto inimmaginabile, perché non l'avrei mai pensato. È tuttora un'esperienza che mi sta dando fiducia, però non c'è da sottovalutare anche l'anno scorso o anche tuttora quest'anno che c'è stata la Porsche Sports, dove potete vedere qua il marchio, dove ho potuto partecipare, in cui ci sono stati 10 migliori piloti selezionati della Porsche Sports, in cui abbiamo partecipato a un campionato che si svolgeva in tutti i circuiti d'Italia, e perciò personalmente andavamo nei circuiti italiani e gareggiavamo in concomitanza con quella vera, tipo il primo pomeriggio facciamo la nostra gara e poi il pomeriggio sera c'era la gara vera. Era un'esperienza incredibile perché vivevi un weekend di gara vero a fianco a piloti veri e avevi modo di mostrarti a un pubblico che era appassionato a questo mondo. Quindi quello è stato, diciamo, l'inizio e anche, diciamo, il mio punto quasi più alto di carriera, perché ora sta solo che crescendo sempre di più e spero di portare a casa risultati sempre migliori. Progetti futuri. Allora, in questo momento di progetti futuri ce ne sono tanti. Quelli più realistici sono ovviamente i campionati che ho deciso di fare. Parteciperò sempre ai campionati di sportseries.net perché sono quei campionati con il maggior afflusso di piloti italiani forti e sicuramente tenterò la qualifica al Porsche Cup e poi giustamente a susseguirsi del tempo vedremo quali campionati importanti verranno annunciati, come questo dicembre penso la Cup Invitational, che è un campionato abbastanza importante. Anche quest'ultimo ha già avuto luogo, abbiamo partecipato insieme all'esperienza e Giorgio si è portato a casa un dignitosissimo secondo posto. Inoltre sono molto motivato per portare avanti quello che è il mio canale YouTube, cosa che ho già fatto, ho già caricato dei video, quindi sicuramente vi lascerò il link in descrizione per vedere dei video già pronti che potete vedere, per anche scoprire quello che è questo mondo del sim racing per chi non fosse già a contatto, e per il resto è vivere l'esperienza, continuare a gareggiare e divertirmi, perché oltre ad essere un gioco così ci si deve divertire. Ok, grazie mille del tempo che ci hai dedicato. E ti ho mentito però, perché ho un altro paio di domande, queste che però non sapevi che io ti avrei fatto. Quindi, cosa pensa la tua famiglia di questa tua passione? Domanda molto interessante. Diciamo che sono stato fortunato perché i miei genitori mi hanno sempre supportato in quello che è stato questo percorso. All'inizio nessuno ne era a conoscenza perché nessuno va a pensare che questo mondo sia reale, specialmente a un'età più grande, però devo dire che questa cosa mi ha reso molto felice, specialmente ad avere un supporto familiare che comunque è felice di quello che faccio e mi supporta, ed è bello così. Devi farti venire un po' di brividini adesso perché è cattiva, è molto cattiva. Ti ho chiesto qualche attimo fa quale fosse stato il momento migliore della tua carriera. Voglio sapere qual è stato il tuo momento peggiore. Diciamo che è stato un evento che purtroppo per me è stato alquanto tragico. All'ultima tappa del Porsche io sognavo di arrivare a podio, perché nelle tappe Porsche, oltre ad arrivare tra i primi 3, c'era proprio la cosa di andare sul podio, stappare lo champagne, prendersi la coppa, era proprio un evento che se arrivavi in podio era bello da vivere. Purtroppo io all'ultimo giro dell'ultima gara ho buttato via tutto, purtroppo incidentandomi con Tozzato, con cui ancora chiedo scusa perché io ci sono rimasto davvero tanto male, tuttora per me è stata un'esperienza orrenda. Per me quello è stato l'episodio più brutto, perché ho visto passare davanti a me un sogno che però mi ha cresciuto molto e mi ha insegnato come evitare queste situazioni e piuttosto lasciar scorrere, perché bisogna saper ragionare in gara, bisogna saper calcolare tutte le diverse variabili che possono ovviamente
capitare durante una gara e sicuramente mi è cresciuto, ma come esperienza è stata una cosa terribile. Ok, va bene. Tortura finita. Niente, ti ringraziamo una seconda volta Grazie a voi. e niente, ci rivediamo su questo canale o più probabilmente sul tuo canale YouTube di cui ricordiamo c'è il link in descrizione. Un saluto, A presto. tante emozioni blu a tutti e alla prossima. Ciao. Come è nata la passione per il sim racing? Questa domanda è interessante. Porco due, ha fatto un... Dai, mettiamo i bloopers dopo, dai, ecco. Questa domanda è molto interessante perché questa domanda è davvero molto interessante. Viene da ridere. Fearless.